Ciao appassionati di bonsai e benvenuti sul mio canale Ancient Talk. Oggi sono riuscito finalmente a mettere questo mio leccio che ho denominato leccio titano su questo tavolino. Lo potete vedere in tutta la sua crescita, visto che sono un po' di mesi che non ve lo faccio vedere, forse da fine estate. Come vedete è cresciuto tantissimo, l'ho già in parte potato, non ricordo se ve l'ho fatto vedere in qualche video, però oggi cosa voglio andare a fare? Oltre ad impostarlo e filarlo e tutto quanto, ho deciso anche di andare a liberarlo da questa gabbia di plastica, almeno nella parte aerea, quella che esce fuori dal terreno, quindi la andrò a tagliare tutta e poi andrò anche a pulire il vaso dalle erbacce. Successivamente, cosa fondamentale, come vi annunciavo prima, lo voglio andare a filare totalmente. Metterò anche dei tiranti molto importanti per posizionare correttamente i rami e secondo me potremo fare grandi cose con questa pianta. Poi c'è anche la questione dell'innesto, però non credo di riuscire a farla adesso perché non siamo nel periodo e quindi la dobbiamo rimandare un po' più avanti. Questo video sarà molto importante perché andremo veramente a cambiare questa pianta e andremo anche a fare una sorta di tutorial sia sulla filatura che sui tiranti. Quindi io ora vado a tagliare tutta la parte in plastica e noi ci rivediamo con la pianta sistemata tra 3, 2, 1. Ecco qui il risultato. Ho tagliato tutta la parte di plastica intorno in modo tale che adesso la pianta è molto più libera e sicuramente ad occhio anche per voi è più bella. Sono andato a togliere anche tutte le erbacce intorno e ora è arrivato il momento di mettere un po' di filo, anche se in realtà serve e non serve, giusto per mettere qualche ramo in posizione. E poi voglio andare a fare un tirante qui per fissarlo diciamo in questo modo, perché se no mi fa questo arco qui che non è bello, anche se poi probabilmente lo poterò indietro per fargli fare una sorta di zigzag, però comunque questa parte non deve salire troppo. Quindi penso che ci sarà un po' da divertirsi. Per esempio questi ramettini qua non credo che li andrò a filare, ora ve li faccio vedere. Questo è il vecchio retro, guardate qui che texture questo legno secco, che credo prenda tutta questa parte, credo, però non ne sono sicuro. Intanto aspetto a toccarlo, tanto è comunque sul retro e poi sì, forse è questa parte qua, però comunque il legno secco non regge tantissimo su questo tipo di piante, a meno che non lo tratti veramente bene, però è sul retro, quindi vediamo. Questo lo sto tenendo giusto per se dovesse servire, però quelli che mi interessano di più sono questo e questo. Ora vedrò se iniziare a dargli una forma, perché probabilmente l'anno prossimo se scappano non li ripiego più. E il resto è da tirare leggermente giù. Ci vorrà un filo un po' più grande. Ecco, non so se tenere questa parte qui o se accorciarla, però in realtà potrei usare questi due rami qui, questo lo faccio saltare e qua finisco di coprire con questa parte della ramificazione. Non lo so, perché comunque questa parte è molto, cioè sale molto in alto come l'altro tronco di qua, che sarebbe il tronco principale, quindi forse un bel taglio qui ce lo darei. Poi con la ramificazione si va a riempire lo spazio, insomma. Non lo so, vediamo un attimo, tanto pure questo dovrà allargarsi un po' o girarlo. Non lo so, vedo un attimo come fa meno resistenza, in modo tale da far vedere anche un po' il tronco, visto che così ci va direttamente davanti.
Ora quindi penso di fare tutta la filatura a mano da solo, così sempre sono un po' più veloce, e poi posizioniamo i rami, facciamo il tirante e ci aggiorniamo dopo. Eccoci qua, tutta la pianta è stata filata tranne questo primo ramo in cui farò solamente un tirante e il ramo lì dietro di profondità che probabilmente salterà, quindi l'ho usato solo come fissaggio per altri rami. Tutto il resto della pianta è stata filata e in parte già impostata, perché per esempio qui ho fatto questi due tiranti, qui ho filato tutto quanto, ma mi sono preparato per fare questo tirante, qui ho già messo la vite per quest'altro tirante, devo tirar giù questo ramo e magari mandare un po' più avanti questi due. Qui ho fatto la potatura che vi avevo detto e devo anche mandare un po' più basso questo ramo, che dopo lo faremo insieme, mentre qui in apice la situazione già l'ho sistemata, sia perché ho fatto questi due tiranti, sia perché ho dovuto sistemare questo ramo. Ho messo più basso questo per fare l'impalcatura, anche qui su questo e sull'apice, che tende a cadere, se vedete, tende a cadere sul primo ramo un pochettino. Purtroppo credo che la pianta si dovrà un po' allungare ancora, poi eventualmente non so se con qualche tirante possiamo provare ad abbassare leggermente l'apice ancora, però secondo me andando un po' più sulla destra ce la possiamo quasi fare a fare l'inchino, chiamiamolo così, sul primo ramo. Comunque ora ci preoccupiamo di fare la struttura della pianta, poi vediamo, anche perché la pianta dovrà cadere molto su questo lato, perché questo ramo deve diventare molto grosso e quindi sarà anche lungo di conseguenza. Quel lato secondo me più di così non andrà, infatti lì va potato parecchio. Tutta la pianta poi andrà di qua, quindi il tronco va da questo lato, però poi apice, primo ramo e tutta la pianta si sdraiano verso destra. Secondo me sta uscendo veramente una bella pianta. Lì devo lavorare il secco, qui anche poi piano piano lo sistemerò, però posso ritenermi molto soddisfatto. I tiranti, al contrario della filatura, perché sulla filatura ho ancora tanto alluminio, quindi sto usando quello, se ve ne siete già accorti, invece per i tiranti ho utilizzato il rame. Se vedete qui, rame da 1,5 mm, che comunque è abbastanza resistente e mi permette di fare tiranti resistenti che non si spezzano, mentre con l'alluminio di questa grandezza si spezzerebbero in un attimo quando andate a girare, e ora vedrete come faccio. Questo ramo non l'ho affilato perché voglio andare a metterci il gommino e non dare fastidio alla spinta vegetativa della pianta. Quindi ora vado a prendere un po' una misura, calcolo già che il ramo lo piegherò, quindi taglio, vado ad inserire il gommino che andrà qui. Volevo già, ecco, piegare bene il ramo in modo tale, ora metto bene in posizione i fili, vedete che sono quasi pari, giro bene il ramo, mi fisso qui sotto e faccio intanto un giro per bloccarlo, e già così andrebbe bene più o meno, però comunque gli diamo un'altra girata ulteriore e siamo sicuri che rimarrà così. Ora la stessa cosa, ma in modo un po' più importante, la dobbiamo andare a fare di là.
perché mentre qui il ramo si muoveva tranquillamente, dall'altro lato, se vedete bene, è abbastanza più duro. Ora cercherò di mettervi comunque in una posizione abbastanza agevole, ecco, forse così, in cui potete vedere effettivamente quanto il ramo flette. Anche qua vado a prendermi le misure, più o meno taglio, passo il tirante dentro questo spazio che mi ero creato nella filatura, li porto sempre più o meno alla stessa lunghezza. Ora vado a fissarmi in modo tale che poi avrò la seconda mano libera, perché ora qui il ramo è fissato, io però devo andare a fare forza qui in modo tale che capisco anche quando rischia la rottura o comunque quando sta sforzando un po' troppo, e con l'altra mano tiro e giro in questo modo. Poi ogni tanto riprendo bene. Ok, guardate, già una forma del genere potrebbe interessarmi. L'importante è che poi mi risale leggermente il tronco, quindi già così potrei ritenermi soddisfatto. Che ne dite? Ora devo tirare giù un paio di rami, però secondo me sta venendo veramente bene. Questo ramo qua lo possiamo abbassare, magari non lo facciamo andare sopra il ramo che sta sotto, quindi lo spostiamo un po' più indietro, gli diamo sempre un po' di curvatura. E già questo potrebbe essere un buon risultato. Tra l'altro questo ramo credo che lo taglierò qui, però siccome sono indeciso e non so bene quanto questa parte della pianta deve crescere, mi sono tenuto anche quest'altra biforcazione. Faccio sempre in tempo a tagliare ed accorciarlo, altrimenti potrei tagliare qui e proseguire tutto con il rametto che sta dietro, in modo tale che ho anche il movimento che fa così e se ne va dall'altra parte. Ora manca questo, che già così va abbastanza bene, e guardate quanto ha cambiato faccia questa pianta. E mentre vi faccio vedere questa panoramica di questo bellissimo, secondo me, leccio, ci tengo tantissimo a ringraziarvi per la visione, per tutto il supporto che mi state dando. Spero che questo 2026 possa portare piante sempre più belle, contenuti sempre più belli su questo canale. Mi impegnerò il più possibile per farlo accadere. Il vostro supporto per me è sempre fondamentale, quindi lasciate un mi piace, un commento scrivendomi voi se fate tiranti in questo modo, se siete d'accordo sulla filatura che ho fatto su questa pianta,
e secondo voi se magari durante il rinvaso futuro dovrei inclinare leggermente verso il primo ramo la pianta. Questo potrebbe essere uno spunto interessante, visto che secondo me il rinvaso potrebbe essere fatto tra un anno, forse nel 2027. Vediamo un attimo la pianta come risponde. Quindi commentate, per me è importantissimo perché mi date degli spunti veramente interessanti. Io torno a ringraziarvi per il grandissimo supporto, per aver visto questo video, e noi ci vediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!